villa sorge nel cuore della Franciacorta, siamo in mezzo ad un bosco e l'architettura ne è stata condizionata di conseguenza. Potevamo costruire solo dove non c'erano alberi e abbiamo costruito una villa come se fosse un albero in più in mezzo al bosco. La cosa magica di una casa così è che, siccome è completamente vetrata, abbiamo scelto di avere sì un ingresso principale, ma potresti entrare da qualsiasi porta. Se però entriamo dalla porta principale ci troviamo di fronte a una scala completamente sospesa, perché ovviamente non avendo muri a cui appoggiarsi è completamente sospesa. Ci viene incontro come un grande abbraccio tutta la zona del living con un grande divano spazioso. C'è una scultura, perché la cucina non poteva essere che così, un grande parallelepipedo, e poi la zona pranzo che si relaziona con il luogo che prende luce sia per il mezzogiorno e che coglie l'ultima luce del tramonto quando la famiglia si riunisce e tutte le persone che la compongono si ritrovano a tavola. Se saliamo incontriamo una dopo l'altra, ci sono le 3 camere private dei bimbi, gestite come se fossero dei piccoli loft, hanno tutte il bagno privato, e poi la camera matrimoniale che coglie veramente l'ultima luce del tramonto, proprio per dare un saluto a un giorno che se ne va e per riprendere il mattino dopo vedendo di fronte a sé il sole che sorge con il giorno nuovo che arriva. Il progetto è partito dal classico schizzo fatto a mano libera e da lì poi in evoluzione abbiamo affrontato uno dopo l'altro tutti i dettagli che però erano già presenti nel primo schizzo. La volontà di relazionarsi con l'esterno e di non avere nei suoi confronti confini. Per cui è nata un'architettura quasi completamente vetrata e con una intelaiatura quasi che i serramenti fossero i serramenti delle vecchie serre, perché sostanzialmente andavano un po' a proteggere, a catturare, come succedeva per le piante una volta, tutta la vita che vive dentro la casa. E la struttura con un patio centrale completamente vetrato permette proprio la completa permeabilità visiva e c'è una relazione continua non solo fra il dentro e il fuori, ma anche fra il sopra e il sotto e viceversa. Per la scelta dei materiali ci siamo ispirati alle filosofie orientali, proprio per trovare equilibrio e armonia. Legno, metallo, fuoco, acqua e terra. La terra ci circonda, la scelta di alcune superfici che rappresentano la terra con la pietra, con gli intonaci che sono osmotici, che rivestono le pareti, il legno che è l'elemento sul quale passiamo gran parte della nostra vita, che contiene tutta l'energia negativa, la CO2 che ci portiamo da fuori, il fuoco rappresentato dal sole e dal camino che scalda e dà supporto agli impianti di riscaldamento degli ambienti, l'acqua perché questa è una casa indipendente, abbiamo fatto delle analisi con un geologo e abbiamo trovato un bellissimo pozzo di acqua sorgiva e, come succedeva per il passato, insomma, dà energia vitale, perché l'acqua è energia vitale a questa casa. Abbiamo scelto di utilizzare solo materiali naturali o materiali che si potessero recuperare e rigenerare, come l'alluminio ad esempio per le parti metalliche, proprio perché volevamo fare non solo delle scelte estetiche ma anche delle scelte etiche, e questo ha portato grande qualità della vita all'interno di questa villa.